Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cardura Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 8 novembre 2021. Cos'è Cardura? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardura durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Cardura? Cardura è un farmaco a base del principio attivo doxazosin mesilato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Cardura può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Cardura 2 mg 30 compresse, importato dall'Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dall'Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dall'Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dalla Bulgaria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dalla Bulgaria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dalla Bulgaria. Cardura 2 mg 30 compresse, importato dalla Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse divisibili. Cardura 2 mg 30 compresse divisibili, importato dall'Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse divisibili, importato dall'Ungheria. Cardura 2 mg 30 compresse divisibili, importato dalla Bulgaria. Cardura 2 mg 30 compresse divisibili, importato dalla Bulgaria. Cardura 4 mg 20 compresse, importato dall'Ungheria. Cardura 4 mg 20 compresse, importato dalla Bulgaria. Cardura 4 mg 20 compresse, importato dalla Polonia. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili, importato dall'Ungheria. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili, importato dall'Ungheria. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili, importato dall'Ungheria. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili, importato dalla Bulgaria. Cardura 4 mg 20 compresse divisibili, importato dalla Bulgaria. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Viatris Pharma SRL. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo: doxazosin mesilato. Gruppo terapeutico: alfa bloccanti. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: ipertensione arteriosa essenziale. Posologia Cardura, doxazosina, può essere somministrato indifferentemente al mattino o alla sera. Cardura, doxazosina, va usato in monosomministrazione giornaliera. La dose iniziale è di 1 mg, per questa posologia si utilizzino le compresse da 2 mg divisibili, al fine di ridurre al minimo i rischi potenziali di ipotensione o sincope. La dose può essere portata a 2 mg dopo 1 o 2 settimane di trattamento, vedere paragrafo 4, e successivamente a 4 e 8 mg sempre dopo lo stesso intervallo di tempo, fino all'ottenimento dell'effetto ipotensivo desiderato. La dose usuale è di 2-4 mg/die. La massima dose raccomandata è 16 mg/die. In caso di necessità è possibile l'associazione con un diuretico tiazidico, un beta bloccante, un calcioantagonista o un ACE inibitore, secondo il giudizio del medico. Danno renale: poiché la farmacocinetica del Cardura, doxazosina, non varia in pazienti con insufficienza renale né il farmaco aggrava alterazioni della funzionalità renale preesistenti, la posologia rimane invariata in questo tipo di pazienti. Compromissione epatica: vedere paragrafo 4. Anziani: stessa posologia dell'adulto. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Cardura, doxazosina, nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Controindicazioni: la doxazosina è controindicata in pazienti con ipersensibilità nota alle chinazoline, per esempio.
prazosina, terazosina, doxazosina, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con storia di ipotensione ortostatica, pazienti con iperplasia prostatica benigna e concomitante congestione del tratto urinario superiore, infezione cronica delle vie urinarie o calcoli vescicali. La doxazosina è controindicata in monoterapia nei pazienti con incontinenza urinaria da rigurgito o con anuria, con o senza insufficienza renale progressiva. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Inizio della terapia. In relazione alle proprietà alfa bloccanti della doxazosina, nei pazienti può verificarsi ipotensione posturale manifestata con vertigini e debolezza o, raramente, perdita di coscienza, sincope, in particolare all'inizio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di doxazosina con un inibitore PDE5 può causare ipotensione sintomatica in alcuni pazienti. Vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non sono stati condotti studi con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cardura durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cardura durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Poiché non vi sono studi adeguati e ben controllati in donne in gravidanza, la sicurezza della doxazosina durante la gravidanza non è stata stabilita. Di conseguenza, durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di impegnarsi in attività come l'uso di macchinari o di guidare può essere compromessa, soprattutto all'inizio della terapia con doxazosina. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con doxazosina con le seguenti frequenze: molto comune, e 1/10, comune, e 1/100 a 1/100. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se il sovradosaggio dovesse provocare ipotensione, il paziente deve essere immediatamente posto in posizione supina, con la testa in giù. Nei singoli casi possono essere adottate altre misure di supporto, se ritenute appropriate. Se questa misura è inadeguata, lo shock deve prima essere trattato con espansori del volume. Se necessario, deve essere utilizzato un agente vasopressore. La funzione renale deve essere monitorata e sostenuta, se necessario. Poiché la doxazosina è altamente legata alle proteine plasmatiche, la dialisi non è indicata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipertensivi. Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici. Codice ATC C02C04. Cardura, doxazosina, esercita un blocco competitivo e selettivo dei recettori adrenergici post-sinaptici di tipo alfa, 1 che si traduce, dal punto, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento a dosi terapeutiche. Cardura, doxazosina, viene ben assorbito dopo somministrazione orale con picco plasmatico compreso tra le 2 e le 4 ore. Biotrasformazione/eliminazione. L'eliminazione plasmatica è bifasica con un'emivita. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità per dosi ripetute, genotossicità, cancerogenicità e tollerabilità gastrointestinale. Per ulteriori informazioni see elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cardura a base di doxazosina mesilato sono Benur, Cardura, Chiaridoxina, Dedralen, Dilur, Doxafin, Doxazosina Alnus, Doxazosina Alter, Doxazosina Aristo, Doxazosina Aurobindo, Doxazosina EG, Doxazosina Exal, Doxazosina Milan Generics, Doxazosina Pensa, Doxazosina Sandoz, Doxazosina Doc Generici, compressa, Doxazosina Ratiofarm, Doxazosina Zentiva, compressa divisibile, Kimura, Lenaxolan, compressa, Nuradox, Normoten, Quorum, Sidox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.